Amici, bentornati al Garage della Bassa e benvenuti nel secondo episodio della serie Il miglior Advanced Pack, nel quale parleremo del Geoglider Advanced Pack TKC Edition. Sinceramente non pensavo di riuscire a portarvi così presto un secondo episodio del miglior Advanced Pack, anche perché come molti di voi sapranno sto cercando di mantenere un equilibrio tra quello che guadagno con la monetizzazione di YouTube, spoiler, poco, e quello che spendo per portare dei nuovi contenuti su questo canale. Ora, sicuramente basta farsi un rapido calcolo per capire che acquistando un prodotto come questo per riuscire a portarlo sul canale, molto probabilmente la spesa non vale la resa, e questo perché si tratta di un Advanced Pack particolarmente costoso e ci riuscirei a fare su al massimo 1-2 video, come nel caso dell'Avante Mark III nero, però tutto il resto del tempo come faccio a portare degli altri contenuti? Allora pensavo prima di fare qualcos'altro e poi dopo accumulare piano piano nel tempo qualche euro da parte e portare qualche nuovo episodio un po' più in là. Però nel frattempo è successa una cosa. Una bella sera ricevo su Instagram un messaggio da parte della fumetteria Akiba di Napoli che mi dice: noi ti seguiamo da un po' di tempo, apprezziamo i tuoi contenuti, ci sono utili dato che noi stiamo entrando in questo mondo da relativamente poco tempo, da circa 6 mesi, e quindi sai che c'è per farti portare dei nuovi contenuti, per supportarti e anche per sapere noi cosa consigliare alla nostra community, gli Advanced Pack te li mandiamo noi. E infatti dico gli Advanced Pack perché non solo mi hanno mandato questo completamente gratuitamente, si tratta di un regalo, ma di regali me ne hanno mandati 4. Abbiamo 4 Advanced Pack di cui parlare su questo canale e quindi io non posso che ringraziare la fumetteria Akiba di Napoli, un luogo di ritrovo che è nato per lo più per gli appassionati di fumetti e di trading card game, che però, come vi dicevo, di recente ha iniziato a sviluppare anche questa nuova passione. A me fa sempre tantissimo piacere sapere che nascono dei nuovi gruppi, soprattutto nel sud Italia, perché purtroppo sappiamo che al nord abbiamo abbastanza l'imbarazzo della scelta quando si tratta di decidere dove andare a correre con le Mini 4VD, ma più si va verso il sud e più diventa difficile trovare delle community appassionate. Mi fa anche molto piacere aver ricevuto degli altri regalini come questo bellissimo portachiavi con il loro logo che è eccezionale, ve lo invidio un sacco, nonostante io abbia il miglior logo di YouTube Italia. E li voglio ringraziare anche per un altro regalino che mi hanno fatto, che però purtroppo adesso non vi posso mostrare perché si trova sotto di voi. Vi faccio questa piccola clip per farvi vedere questo regalo. Si tratta di un tappetino, il materiale è quello più o meno che si usa sotto il mouse, bello grande e con questa stampa meravigliosa a tema Akiba e a tema Mini 4VD. Vi lascio qui sotto in descrizione il link alla loro pagina Instagram, così potete anche iniziare a vedere un po' come si muovono nel mondo Mini 4VD. Se passate a trovarli, fategli un grande saluto e dategli un bel abbraccio da parte mia, dato che io da qua purtroppo non lo posso fare, e voglio ringraziare anche i 2 nuovi abbonati che abbiamo avuto questa settimana. Fumetteria Akiba, sì, a quanto pare volevano anche sostenermi in quest'altro modo abbonandosi e diventando fan della Bassa, e Matteo Mirko Guzzon. Grazie mille a tutti voi per sostenere attivamente questo canale. Se non l'avete ancora fatto e pensate di farlo, vi ricordo che al prezzo di 99 centesimi ottenete il vostro badge esclusivo a tema Mini 4VD che migliorerà con il tempo e tutta una serie di altri vantaggi per lo più di natura simbolica che vedete a schermo. Direi che questa introduzione è anche durata fin troppo e quindi finalmente adesso possiamo andare a parlare della Geoglider Advanced Pack TKC Edition. Sicuramente i fan del Milan avranno apprezzato la combinazione di colori, però a parte questo posso dire che non mi è piaciuto tanto. Mentre che lo montavo ho notato un po' di cose che secondo me sono state delle scelte assolutamente non azzeccate da parte di Tamiya, altre scelte assolutamente inspiegabili e anche dei difetti che non ho apprezzato minimamente. Dato che la fumetteria Akiba si è raccomandata che io devo sempre dire la verità parlando di questi Advanced Pack che sto portando a video, perché il loro obiettivo è quello di sapere quello che stanno vendendo ai loro consumatori, quindi al loro gruppo di appassionati Mini 4VD, sinceramente io ho intenzione di elencarvi tutte le cose che non mi hanno convinto proprio di questo modellino. La prima scelta che davvero non riesco a spiegarmi, però siccome non è la prima volta che la vedo capitare, sembra veramente essere un brutto vizio, oppure che in Tamiya siano davvero convinti che fare questa cosa sia giusta, ma secondo me è assolutamente assurda, è la scelta delle viti che vengono utilizzate per tenere fermo tutto il supporto posteriore. Vi ricordo che su questo supporto ci sono montati il freno, l'antiaggancio, la barra che supporta i roller e i damper. Quindi va da sé che se tutto questo si deve tenere su con soltanto 2 viti, devono essere 2 viti piuttosto resistenti. Magari delle viti in acciaio? Magari delle viti abbastanza lunghe per riuscire a entrare in tutta la colonna dell'FMA così da dare un po' più di rigidità?
Assolutamente no. Hanno scelto di utilizzare queste viti qui. Io spero davvero che metta a fuoco. Sono le viti più corte in assoluto tra tutte le viti prodotte da Tamiya. Io questa cosa davvero non riesco a capirla, ma secondo voi è possibile su una Mini che correrà con un Hyperdash utilizzare due vitine piccole, ma piccole per tenere tutto questo insieme dietro? Io onestamente penso che se questa cosa davvero dovesse funzionare e se dovesse reggere in pista anche solo al test di oggi, comunque alla lunga non funzionerebbe. Troppo debole, ci servono delle viti più lunghe e più resistenti. Un'altra cosa che assolutamente non mi è piaciuta è, vi devo dire la verità, ve la dico nuda e cruda così com'è, secondo me è un errore che solo chi non ha mai corso con una Mini 4VD potrebbe fare, quindi un errore particolarmente grave, è quello di aver scelto di utilizzare dei dadi autobloccanti per fermare l'anteriore della Mini 4VD. Perché questa cosa è un errore? Ve lo faccio vedere subito. Guardate l'angolo dei roller di questa Mini 4VD, cerco di metterla il più dritta possibile. Secondo me l'angolo dei roller è decisamente troppo poco, o almeno troppo poco per riuscire ad affrontare un cambio corsia su una Mini con telaio FMA e con motore Hyperdash. E questo diventa un grosso problema, perché se qualcuno non si accorge di questo errore che è stato fatto e va fuori di pista con un Hyperdash, più si va forte fuori di pista e più l'impatto quando andrà a sbattere la Mini sarà più forte e sarà più probabile romperla. E non è una bella cosa per qualcuno che inizia a correre con le Mini 4VD rompere la Mini senza sapere neanche il perché. Ma perché Leandro interpreta questa mancanza di angolo dei roller causato dal dado autobloccante? È molto semplice. Innanzitutto è una cosa che ho già sperimentato in passato, però l'esperienza può valere o può non valere, ma il principio di funzionamento è semplice. Se noi abbiamo un dado autobloccante che è più largo per forza di cose di un dado da 4 mm che è più piccolo, avremo una superficie di appoggio più larga e più piatta. Quindi quando noi da sotto metteremo una vite e poi dopo avremo una barra in FRP che deve stare angolata, se io vado a stringere da sopra con un dado che però scende giù piatto, quando stringerò la barra per forza di cose tenderà a raddrizzarsi e questa cosa non va bene. Visto che su tanti altri Advanced Pack abbiamo visto già che utilizzano sempre la combo rondella tagliata con dadino normale, perché proprio in quel punto dove serviva utilizzare quella cosa hanno deciso di metterci un dado autobloccante? Non ce lo spiegheremo mai, nessuno in Tamiya ce lo dirà mai, però purtroppo è così. Quindi io vi sconsiglio di utilizzare dadi autobloccanti in quel punto se ormai avete preso questo modellino e volete rimediare a questo problema. L'ultima cosa che purtroppo è andata male è il fatto che nel pack mi sono capitati degli assali storti e quindi purtroppo le ruote girano storte. Vi faccio vedere subito. Guardate questa ruota qua al centro come gira. E questo è il risultato migliore che sono riuscito ad ottenere. Fortunatamente l'altra ruota invece gira dritta, ma entrambe le ruote anteriori purtroppo girano un po' storte. Se vi state chiedendo come mai dico che questo è il risultato migliore che sono riuscito a raggiungere, vi ricordo che qua su questo canale ho già fatto un video per spiegare come ottenere una rotazione perfetta combinando assali e ruote ma senza fare alcun tipo di modifica. Però purtroppo questo metodo funziona solo e unicamente quando ci sono delle buone ruote nel kit e quando ci sono degli assali dritti. Le ruote in questo kit sono veramente buone, stringono bene sull'assale e questa cosa mi è piaciuta, però purtroppo gli assali sono storti e questa cosa non si può rimediare. Onestamente una mancanza del genere non me la sarei aspettata da un kit così tanto oneroso. Quello che attualmente oggi è l'Advanced Pack più costoso in assoluto. Magari ci avrei messo un po' più di cura. Ma direi che abbiamo parlato abbastanza di questa Mini e quindi finalmente adesso è arrivato il momento di andare in pista. Come vi dicevo qualche video fa, abbiamo fatto qualche intervento per migliorare un po' la situazione qua nel garage. Come vedete abbiamo aggiunto un po' di pannelli in spugna sia attaccati al muro sia anche per terra in quel punto dove di solito la speed usciva, per evitare di far finire le mini contro il muro, che non è mai un bene. E ho anche cambiato la lampadina la lampada, che una volta era un neon mentre adesso è una bella lampada LED nuova e che fa molta più luce. Guardate che bello. Ora diamo una bella risvegliata con i prodotti K6 e K12 al motore Hyperdash che ho già rodato in precedenza, diamo una bella caricata alle batterie e cominciamo a fare subito le prime prove a tempo.
Ottimo, abbiamo un tempo da 7,31 che va completamente a demolire quello dell'Avante Mark III nero che abbiamo visto l'altra volta. Certo, qua c'è un Hyper Dash, non un Light Dash, però. Adesso sono curioso di vedere prima di tutto come va con la configurazione con il ponte, quindi sempre pista piana ma con il ponte, e per ultimo ci terremo il salto. Cambio corsia montato e pronti a partire. Oh! E come volevasi dimostrare, non ci ha nemmeno provato. Riguardando al rallentatore la ripresa, si può vedere chiaramente che la Mini quando arriva qui, quindi quando è appoggiata sulla sponda destra, arrivata nel punto più alto, si alza, tende ad andare su, quindi significa che i roller di destra non stanno spingendo il muso verso il basso. Quando arriva di qua che si trova troppo in alto, si appoggia sulla sponda sinistra. Anche in questo caso il muso non viene mandato giù, ma la Mini prosegue verso l'alto e alla fine si ritrova troppo in alto per poter affrontare la curva. È un problema di inclinazione dei roller. Punto e basta. A questo punto, dato che non la vogliamo modificare, l'unica cosa che ci rimane da fare è provare a scaricare un po' le batterie e vedere se più piano riesce a passare il cambio corsia. Niente. Assurdo. No, non ci posso credere, non ci posso credere, non posso crederci. Ma com'è possibile sta cosa? 50... è pure caduto. 55-60 euro, ma stiamo scherzando? Direi che con il cambio corsia ci fermiamo assolutamente così, neanche andando più lenta dell'Avante Mark III nero riusciva a rimanere in pista. È davvero assurdo. Adesso l'unica cosa che ci rimane da fare è andare su, vedere se ho una di queste barre qua di ricambio e proviamo a cambiarla almeno per vedere come si comporta sui salti. Ok, sono tornato e l'unica che ho trovato in casa purtroppo che avevo da parte è questa, è la stessa identica ma la versione carbon. Purtroppo l'ho utilizzata in open, quindi un po' svasata, un po' smussata, però d'altro canto ragazzi questa è quella che ho, o altrimenti non si fanno più test. Quindi adesso tolgo questo cambio corsia, metto il salto qui, carico le batterie e vediamo come si comporta sui salti. Wow! C'è da dire che sui salti si è comportata veramente bene. Ora c'è anche da dire che ho sentito il motore esitare un pochino, quindi probabilmente ha bisogno di una pulita e di una lubrificata. Carichiamo di nuovo le batterie e cerchiamo il meglio che questa Mini può fare. No vabbè, questa la dovete vedere, stavo pulendo il motore e guardate cosa sta uscendo fuori. Mamma mia. Ok, sinceramente mi sarei aspettato molto meglio di prima e invece il tempo fatto prima, l'8,50, è ancora il tempo migliore. Tutto sommato la Mini abbiamo visto che continua a saltare molto bene e questa cosa mi fa davvero piacere. Adesso riordino un attimo il tavolo, riordino le idee e concludiamo il video. Bene, siamo giunti al termine del video e quindi che cosa dire, come descrivere questo Advanced Pack? Penso che la frase migliore sia gioie e dolori, ma soprattutto dolori. Dolore per il portafoglio e dolori anche per l'FRP che si è rotto. Ma la cosa che mi ha dato più fastidio in assoluto è il motivo per cui si è rotto. Non è stato un motivo di velocità, ma un motivo progettuale che è stato pensato male direttamente da chi ha progettato questo modellino, che sembra quasi non averlo mai provato in una pista, sembra quasi non aver mai provato a gareggiare con le Mini 4VD. Eppure era un errore così semplice da vedere che persino uno stupido come me è riuscito a vederlo ancora prima che si realizzasse sulla pista. Alla fine dei conti possiamo dire che i tempi che ha preso, quindi esclusi quelli del cambio corsia che non è riuscito neanche a realizzare, sono stati buoni, ma non poi così tanto migliori di quelli dell'Avante Mark III nero che costa quasi la metà e con un motore decisamente inferiore. Vi consiglio l'acquisto? Per quanto mi riguarda, assolutamente no. Io vi ringrazio per essere passati, spero di esservi stato utile, ringrazio ancora la fumetteria Akiba per avermi permesso di provare questo modellino insieme a loro e insieme a tutti voi. Vi ringrazio davvero con tutto il cuore per guardare i miei video e ci vediamo nel prossimo video sempre qui al Garage della Bassa. Ciao!